Ciao ragazzi e bentornati qui sul mio canale, io sono Michele ed oggi ho un grande dubbio. Dopo aver provato il DJI Air 2S in un range test, recuperatelo nel link nella scheda qui in alto a destra, mi è venuto il sospetto che DJI abbia volutamente abbassato la potenza massima del segnale radio dei suoi droni, anche quelli con OcuSync, come il DJI Air 2S, il Mavic 2 e il DJI Mini 2. Quindi come posso verificare questa cosa senza strumentazione professionale? Beh, con un secondo range test del DJI Mini 2, lo stesso drone che provammo in un test di distanza massima poco meno di un anno fa, raggiungendo 4123 metri. Sarà così anche quest'anno oppure no? Beh, ce lo dirà solo il drone e il mare. Andiamo amici? Prima di avventurarci in questa impresa però vi ricordo che questi test vengono eseguiti al solo scopo di verificare che i dati forniti dal costruttore DJI in questo caso corrispondono al vero oppure no. DJI dichiara fino ai 10 km di range di controllo con il DJI Mini 2. Quindi voi non fatelo a casa, non ripetete questi test perché io se dovessi perdere il drone oggi mi cade in mare, mi piango 400-500 euro di drone e basta. Se dovesse cadervi invece in altre zone, ad esempio in città o peggio ancora, beh, potrebbero essere dei bei problemi. Attenetevi sempre alle distanze legali e consultate le mappe di flight prima di volare. Inoltre, se volete restare sempre aggiornati su tutte le migliori offerte relative a droni come il DJI Mini 2, tutta la gamma DJI e tantissimi altri prodotti, beh, io pubblico giornalmente queste offerte sul mio canale Telegram ufficiale TechBest Deals, linkato qui sotto in descrizione video, insieme al mio gruppo Facebook Droni e Tecnologia, dove parlare insieme di questo fantastico mondo e tanto altro, credetemi. Quindi entrateci e noi ora siamo pronti per decollare. Vai piccolo DJI Mini 2, non deludermi. Pronti? Decollo, via! Allora, cerchiamo di ricreare le condizioni di volo del precedente test, quindi 100 metri di altezza, cioè 90-100 metri di altezza. Alziamoci piano in modo da non consumare troppo rapidamente la batteria. Come vi ho detto, oggi non c'è troppo vento, quindi non dovrebbero esserci problemi in tal senso. Il drone va dritto in linea d'aria, non ho calibrato il gimbal per risparmiare un po' di batteria, mi sono limitato solo a calibrare la bussola e fare un piccolo volo di test per capire se ci fossero dei problemi oppure no. Sto continuando ad alzarmi lentamente, ricordatevi che la fase di ascesa, di salita, è quella che consuma più energie, più batteria per il drone. Come sempre voliamo in modalità normal, abbiamo fatto altri test e in sport consumiamo più batteria a parità di distanza percorsa. Arrivati attorno ai 95 metri di altezza ci fermiamo e andiamo dritti. Ok, nonostante non ci sia molto vento, mi dà l'errore, vabbè. Allora, siamo quasi arrivati a 1 chilometro di range di control, di range, di distanza, 85% di batteria, ok. A 1 chilometro proverò a inclinare il gimbal per capire se il segnale è inquinato e sporco oppure ancora stabile. Ci siamo quasi. 1 chilometro di range di controllo. Abbassiamo il gimbal, come vedete il movimento è molto fluido, questo sta a indicare che il segnale è ancora abbastanza solido, nonostante mi indichi solo 4 tacche su 5, quindi non male. Continuiamo ad avanzare, siamo attorno ai 1200 metri di distanza. Vi ricordo che io volo sempre in zone lontane da divieti, quindi controllo prima le mappe di flight, controllo che non ci siano rotte aeree, che non ci siano emergenze nei paraggi, lo sapete, no? Cosa può succedere, e quindi volo in mare aperto, dove il mio unico pericolo in caso di crash sarebbe quello di perdere il drone in mare o di far male a qualche pesce. Quindi ok, non me le vogliano troppo gli amanti dei pesci, però è un rischio che posso correre. Ecco ragazzi, come vedete il segnale inizia già a essere disturbato attorno a 1,5 km.
Ovviamente vi invito a fare un paragone anche con il range test dell'anno scorso, con lo stesso identico drone, ve lo ricordo, sempre in un'area totalmente libera da interferenze. Anzi, vi dirò, nel precedente range test ero vicino alla mia città, quindi una zona ancora sporca, diciamo così. Ora invece sono praticamente in aperta campagna, quindi una zona teoricamente ancora più libera da interferenze rispetto alla precedente. Eppure guardate il segnale, ecco, guardate come va a scatti ora l'inclinazione del gimbal, e siamo a 2 km, il drone è davanti a me, eppure non ce la fa, ragazzi. Il segnale è a 0 tacche praticamente. Vediamo se è scomparso il segnale, ragazzi. Ora è tornato, no, non riesce. Proviamo ancora ad andare un po' oltre, però penso proprio che i 4 km di distanza del precedente test siano solo un miraggio. Secondo me ci fermeremo attorno ai 2400-2500 metri. Vediamo se ho ragione. Anche ora è un po' migliorato il segnale. Oddio, è sempre a una tacca su 5. Io vado abbastanza lento, comunque sono in normal mode, quindi non dovrebbe essere questo il problema. Ora cercherò di non inclinare più il gimbal per evitare di sprecare ancora batteria. Ok, abbiamo superato i 2,5 km, quindi oltre le mie aspettative di poco fa. Il segnale è migliorato, cioè io questa cosa non la capisco, ragazzi, non c'era nulla, eppure il segnale era molto più sporco prima rispetto ad adesso. Vabbè, vediamo se raggiungiamo i 3 km di distanza. Che ansia, ragazzi, a queste distanze oramai è tutto in mano al drone. Noi torneremo indietro quando ce lo consiglierà il drone. Ok, 3 km raggiunti. Ecco, ora il segnale inizia ad essere nuovamente molto sporco. Ok. No, ragazzi, si è bloccato totalmente. E nulla, confermiamo. Cioè, ha dato sia il segnale di batteria scarica, sia la perdita totale di connessione. Quindi siamo arrivati a 3,2 km, ragazzi. Cioè, praticamente 1 chilometro in meno rispetto al precedente test. Non so, vabbè, ora cerchiamo di tornare indietro se ci riusciamo e poi traiamo qualche conclusione, amici. Ecco, ora sono di nuovo ai 2 km, guardate, come prima il segnale va di nuovo a scattoni. Molto strano. Ed eccolo qui, il DJI Mini 2 sano e salvo, dopo il secondo range test a poco meno di un anno di distanza dal primo. Dopo svariati aggiornamenti ricevuti, quali sono le conclusioni, amici? Beh, dopo un anno di distanza in una zona con una qualità del segnale migliore, con meno interferenze, il DJI Mini 2 va meno lontano rispetto ad un anno fa, in una zona più sporca. Questo perché, amici? Beh, forse la mia idea che DJI stia abbassando la potenza massima del segnale CE, nonostante sia sempre un OcuSync, potrebbe essere vera. Ovviamente questo non è un test strumentale, però io credo, dopo aver provato il DJI Mini 2 e lo stesso drone dell'anno scorso, dopo il DJI Air 2S, tra l'altro questa è la stessa zona in cui arrivammo ad oltre 6 km con il precedente DJI Air 2,
Beh, secondo me sì, c'è stata una riduzione della potenza massima del segnale dei droni DJI, almeno qui in Europa. Ma per quale motivo? Beh, provo ad indovinare, forse per adeguarsi alle leggi, alle regolamentazioni sempre più stringenti per quanto riguarda la potenza di trasmissione dei segnali radio. Ma potrei sbagliarmi, ve lo ripeto. Ora però chiedo a voi cosa ne pensate. Avete provato il vostro drone DJI ad un anno di distanza? Avete notato dei cambiamenti per quanto riguarda la qualità del segnale, non solo la distanza massima ma anche la qualità a distanze medio-brevi? Come avete visto anche in questa prova, a circa 2 km di distanza c'è stata una notevole perdita di qualità del segnale radio. Vabbè ragazzi, parliamone insieme qui sotto nei commenti e se questo video vi è piaciuto o se vi ha provocato ansia come è successo a me, ma mi succede sempre in ogni range test, beh, potete lasciarmi un bel like, un commento, una condivisione e iscrivervi a questo canale per supportarmi. È tutto completamente gratuito. Vi ricordo come sempre di non farlo a casa, rispettate sempre le distanze massime e le mappe di flight. Bene, questo è tutto, io ora vi saluto anche perché sta arrivando un tempo davvero pessimo e vi do appuntamento al mio prossimo video, sempre che voi vogliate, sempre qui su AddXS2Tech. Alla prossima, ciao ragazzi!